Ciao a tutti, sono sempre io Tommaso Valium, sempre comunque solo povero. Raga, ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Cioè, oggi è successo il putiferio, cioè stanotte, e io, tra l'altro, come vi piacciono i miei nuovi capelli? Un casino già sto video. Vabbè, sperando che vi piacciono, perché ho intenzione di tenere sta roba per un bel po' di tempo. Sono nella mia anime era loud di Rihanna. Era, però in realtà il rosso è, non lo so quanto resta. Comunque, ci stiamo a dilungare. Fatto sta che quello che volevo dire, ma tanto l'avete già letto dal titolo sicuramente, è che Gaga è tornata. Quando torna Gaga, raga, bisogna festeggiare, è sempre un giorno bellissimo e soprattutto è tipo diventa una giornata nazionale per la comunità LGBTQ+. Questo è poco ma sicuro. Comunque, se non mi conoscete, io sono Tommaso Valium, detto il male di me perché così mi trovate su tutti gli altri social, principalmente questo è quello che utilizzo di più, e qui sparso vi lascio quegli altri, qua sta a cadere la telecamera. Tutti quanti i miei social li trovate qui sotto nel link in descrizione, sotto al titolo schiacciate e vi compare tutta quanta la lista. Ne ho uno di Instagram dove è un po' in fase di aggiornamento, ma lì aggiorno, principalmente parlo di musica e delle cose che tratto anche su TikTok, più manga, fumetti, ma anche sempre lì musica. Vi consiglio di seguirmi comunque su tutti e due i miei Instagram perché in uno sono io e quindi se vi interessa qualcosa di me è lì, e l'altro invece è quando ci sono aggiornamenti per YouTube. E tipo ieri che ho fatto un sondaggio per Dito nella piaga, raga, mi dispiace, so che molti mi avevano scritto di fare la reaction a Dito nella piaga, ma quando, cioè voi lo sapete, se arriva Gaga, tutto il resto sparisce. Ma tranquilli, tranquilli, se mi seguite su tutti gli altri social troverò il modo di tornare a parlare di qualcosa di italiano. Promesso, promesso. Detto questo, di che cosa parliamo quest'oggi? Ah, raga, parliamo del Diavolo Veste Prada 2, film che è in uscita a fine mese o il 1° maggio per i più. Io vado il 29 aprile, amori, perché che credete, io qua ho già comprato i biglietti. Diavolo Veste Prada 2 ha colonna sonora firmata Lady Gaga. Ma non solo, abbiamo anche altri artisti che collaborano con lei, tra cui Doechii. E quella che è uscita proprio oggi, inaspettatamente sì ma no, perché stava prendendo piede su TikTok come non ci fosse un domani, cioè stava diventando iper virale. Sarebbe stato stupido farla uscire più tardi, quindi condivido. Raga, è già, per quanto quel poco che si è sentito nel trailer, perché è la canzone che si sente nel trailer, questa Runway di Lady Gaga e Doechii, e tra l'altro poi parliamo anche dei producer e scrittori perché li ho appena letti, oh mio Dio. Ma si promette come una canzone, secondo me, super in linea per il Diavolo Veste Prada 1, 2, quel cavolo che è, perché da trailer pare una canzone modaiola, fashion, catwalk e quant'altro, e secondo me è quella la direzione giusta da prendere per la colonna sonora di un film del genere. Cerco di spiegarmi bene, perché ne ho già parlato con alcuni di voi. Sono usciti dei leak. Ebbene sì, raga, sono usciti dei leak su Diavolo Veste Prada 2 e ovviamente i leak che sono usciti, tra l'altro ne sono usciti tantissimi, ormai sappiamo tutto il film, se andiamo un po' a indagare. Ma e io sono molto interessato perché ho studiato cinema all'università, tra l'altro, quindi ci sono stato dietro, non solo per Gaga. È uscita la parte in cui Gaga c'è nel film, ok? Questo è stato il grande spoiler, grande leak che è uscito. E lei canta un'altra canzone in realtà che si chiama, se non sbaglio, Shape of a Woman. Si sente poco, però raga, quella... Devo essere onesto. Quando ho visto quel pezzo, perché l'ho visto, sì, l'ho visto, quel leak era ovunque, l'ho visto. Quando l'ho visto io ho detto, santo cielo, no. Mio Dio no. E perché dico questo? Perché quella canzone non ha niente a che fare con il mondo del Diavolo Veste Prada. È una canzone pop di Lady Gaga, tra l'altro sembra uno scarto di Mayhem, e secondo me lo è anche. Ma cosa peggiore è proprio lo stile musicale, è una canzone funky pop anni 80. Che diamine c'entra il funky pop su una runway, ok? Cosa c'entra a una sfilata il funky pop? Per favore. Già non parto molto prevenuto col film. Secondo me il film non sarà
un gran film. Lo andrò a vedere perché sono fan del primo e tutto quanto, perché c'è un grandissimo cast che tutti quanti amiamo, soprattutto la comunità queer c'è molto affezionata per ovvie ragioni, però non promette molto bene questo film, diciamolo. Tra l'altro stanno facendo una promo colossale, raga, e quando si fa una promo così aggressiva, solitamente è perché c'è poca ciccia in mano. Inoltre la musica che si era sentita fino a un mese fa, ovvero questa Shape of a Woman, mi aveva tolto ancora più l'entusiasmo. E io sono molto oggettivo, raga, perché può essere anche Lady Gaga che è la mia artista preferita di sempre e per sempre, ma raga, quando fa le gagate lo dico senza problemi. E per me la Stefania, la Stefi, ha fatto una gran gagata con quella canzone, nel senso che magari è anche bella la canzone in sé, ora non lo so perché si sente pochissimi secondi del brano nel leak. Il problema è che è fuori contesto, e questo è oggettivo, è tutto fuori contesto in quella scena, e tra l'altro la regia è brutta. Il costume è un vestito che tra l'altro lei ha già indossato precedentemente e poco con un nuovo styling, e lo styling è pressoché lo stesso che aveva anni fa. Lo indossò, adesso non sto qua a spoilerare troppo, però insomma ok. Non mi piace niente di quella scena, e tra le cose che non mi piacevano nel leak anche la musica. Non mi piace questa scelta. Tra l'altro so che dovrebbe essere un momento omaggio a Versace e tu mi fai funky pop per Versace. Raga, ma che cazzo, veramente? Allora, vi dico come la vedo io. Io la vedo come è un po' creare quella canzoncina che piacerà alle persone un po' più grandi, anche se ormai credo che tutti quanti fan di se mi vedete qua il collo che è una merda, perché ho avuto uno sfogo. Ok, lasciamo stare. Non lo so, il target della canzone l'ho capito, sono le persone un po' più grandi, è la cosa Gaga che vuole fare canzone per il cinema, però funky pop con Versace, raga, non ha senso, deve essere qualcosa di anni 90 oppure qualcosa di tamarro, perché è l'anima di Versace alla fine. Lo so che ci si può legare a Versace con gli anni 80, certo, però bisogna vedere nel complesso, no? Il brand, che cosa rappresenta. E il brand è un brand tamarrissimo. Comunque mi sto dilungando con questa Shape of a Woman, ce l'ho un po' qui. E voglio sapere nei commenti cosa ne pensate. Ora, finalmente, posso sentirmi questa Runway, che da trailer invece mi ha molto stupito e mi è molto interessata, perché secondo me è molto più in linea e molto più curata per quanto riguarda il film. Tra l'altro ci sono altri rumor che dovrebbero uscire altre canzoni. Raga, teniamo gli occhi aperti, qua si parlerà solo di Lady Gaga, l'ho già capito, perché sono previste 1000 uscite della signora. Io mi stavo ad annoiare sto anno, ve lo dico, ero proprio là tipo ok, è uscita Rai, ok, è uscito questo, non è uscito un cazzo però che mi interessa davvero. Finalmente Santa Gaga, quando non ci sarà più, credo che chiuderò il canale perché non so proprio di cosa parlare. Finito questo sproloquio, spero che qualcuno sia ancora rimasto, metterò il timelapse comunque e iniziamo con Runway, Lady Gaga e Doechii per The Devil Wears Prada 2. E volevo dirvi gli scrittori della canzone, che trovo molto interessante, sono Gaga e Bruno Mars. Bruno Mars? Again? Allora è una hit. Let's go! Ma è Bruno! Raga, è Bruno Mars questo. È Bruno, sì, che fa la vocetta stupida sua. Ehi! Ehi, ehi, ehi! No, Gaga. Allora, c'è una cosa che manca in Lady Gaga da Art Pop in poi. Ok? Un pochetto in Babylon la risentiamo. Babylon, tra l'altro, è molto fashionista come canzone. Un po' la sentiamo di nuovo in Babylon, però manca. Ma quello che manca da Art Pop, raga, è la Gaga superficiale, quella Gaga un po' stronza, modaiola. Capite cosa intendo? Cioè, e qui mi ha solo detto 2 frasi. Walk, I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional me. Cioè, ed è lei, è quella Gaga, cioè, vive ancora nel suo corpo questa donna, grazie, mi mancava, ricominciamo da capo! Sto già sclerato. No matter what. Strat!
Ma che voce c'ha poi qui? Kiki, tra l'altro uno degli spoiler è che Kiki sia una canzone con Madonna, raga, cioè se succede esplosione di cervelli, credo, e Madonnari finalmente zitti. Io sono Madonnaro, non mi venite a rompere. Yes. Doechii! Come è entrata proprio, cioè Doechii è entrata nella canzone proprio dicendo yes, eccola. Eccola, e posso dire Doechii, she's a queen, she's a queen, she's totally a queen. Come on! Raga, ma c'è Bruno proprio nei vocals? C'è Bruno Mars? Questa è Gaga? Questo è Bruno! Adoro, 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 adoro. Ma siamo pazzi? Ma siamo pazzi? Siamo pazzi? Ci hanno fatto una hit. Oh mio Dio, hanno fatto una hit per il web, non per le classifiche. Oh, can't wait for this moment. Finalmente, Gaga, finalmente abbiamo capito il vero target su cui puntare. Ve la spiego velocemente perché devo andare avanti con la canzone. Sto a morire, comunque la amo. C'è il target classifica e il target web. Cosa cambia? Quando punti sul target web, quindi la gente di TikTok, that's it, ok? And this is the song for TikTok, you know. Lo sentite. Cosa succede? Quelli per le classifiche sono un certo tipo di persone, un po' qualunquistico, ok? Cioè è molto generico come tipo di target e alla fine non è detto che rimanga effettivamente impresso quel tipo di sound, quel tipo di canzone, eccetera. È semplicemente it's a radio hit. E it's fine, va benissimo. Pensiamo a Die With A Smile, è stato questo, ma anche secondo me, e io l'ho sempre detto, raga, l'ho sempre detto, ok? L'ho sempre detto. Per quanto Abracadabra tenti di arrivare al web, e ce l'ha fatta assolutamente, però era fatta, diciamo, come stanno le cose, perché è vero, era stata progettata per target classifiche. Non ha funzionato col web e per me meglio così. Anyway, questa Runway, raga, è totalmente target web e per me è una scelta vincente perché chi se ne frega che una canzone per un film vada bene in classifica, che era la mia paura causa quel leak di Shape of a Woman. Avevo paura che lei puntasse a quello, puntasse alle classifiche, grandi numeri sulle classifiche, sulle radio e poi Oscar e minchiate del genere. Ce l'ha già l'Oscar sta donna, ok? Who fucking cares? Be fucking iconic. Punto. Non facciamo più le hit per le radio, facciamo le hit per il web. Scelta perfetta. Io sto amando. È proprio musica da sfilata. Cioè, that's it. E questo deve essere. Vi ricorda RuPaul? Vi ricorda le musiche, le canzoni di RuPaul? Può andare a Drag Race questa canzone? Sì. E allora hanno vinto. E allora hanno cazzo vinto. E hanno fatto le cose come si devono per un film come Il Diavolo Veste Prada. That's what I want. Non Shape of a Woman. Fuck off. That fucking shit. I don't care. I want that. Voglio la roba modaiola per un film fashion. Ok? Grazie. E Doechii, tra l'altro, spacca. Ma tutti e tre, perché Bruno si sente tanto alla fine della fiera. E io adoro. Come on, Gaga. Ehi. Raga, hey, I can be the answer. Ma questa è totalmente, è Doechii che fa Azealia Banks, cioè, ma capite il livello? Stiamo avendo finalmente, questo è per i veri fan, quindi parlo in maniera un po' storica, è come finalmente cazzo avere la canzone con Azealia Banks, le canzoni con Azealia Banks che c'erano state promesse nell'era art pop e non sono mai arrivate perché Azealia Banks è fuori de testa. Io la amo Azealia, non me la toccate, lo so che è pazza in culo, è completamente bruciata, però io la adoro, musicalmente è un genio. Capisco perché Gaga non ci abbia più collaborato, ma è come se l'avessimo qui. Oh, riesco già a vedere i fan che non la capiscono sta canzone. Vi vedo, vi vedo. Vi vedo che state già dicendo, ma Gaga non canta, Gaga parla, ma deve parlare! Deve parlare! È una canzone fashion, bisogna parlare. Beat e speech. Just that. Questa è musica da moda, cazzo.
Ehi! No, ma raga, ma Doechii... cioè, sta mangiando, sta divorando Doechii. Peach! Pose! Oh mio Dio, oh mio Dio. Sasha, Doechii. Cioè, Doechii che dice Sashay e Gaga che risponde Doechii. Yeah! Sto sudando, raga, che non potete capire. No, io sono andato oltre. Sono andato oltre. Oh, quanto mi mancava Gaga Modaiola. Doechii ha divorato in questo pezzo, però diciamo le cose come stanno. Cioè, Doechii qui, she's doing... Oh mio Dio! Into a runway. Yes. Ho letto ora che poi loro ripetono Sashay Gagay. Gagay? Oh, their mind. Oh mio Dio, oh mio Dio. No, raga, è una hit. Raga, io spero che voi ve ne rendiate conto. This is a bop. This is a queer gay bop. Period. Era questo che volevo. Era questo che volevo. Ne avevo bisogno. Ne avevo bisogno e ripeto, è una cosa che non c'è nemmeno tanto in Mayhem. Che manca in Mayhem. La speech Gaga c'è, ma non così moda. E manca da tanto tempo la Gaga moda. Ripeto, c'è un po' di lei, un po' tanto di lei in Babylon. Babylon è super fierce, super queer, ok? Sì, assolutamente, però è più per il voguing. Babylon. Questa è proprio moda, fashion. I'm obsessed.